Signori, benvenuti nella mia cucina, io sono Mocio e oggi si parla di carbonara con la panna. Chissà se potremmo chiamarla carbonara o tutti si triggerano. Ragazzi, sono Mocio, forse vi ricorderete di me per dei video come la carbonara di Big Italy. Ebbene, oggi sono qui a parlarvi di un'altra carbonara, una carbonara stellata con la panna! Mamma mia! Ebbene sì ragazzi, oggi parliamo della versione di carbonara di Gualtiero Marchesi del 1989. Ma facciamo un attimo un recap sulla storia della carbonara. Non c'è un'origine precisa riguardo la storia della carbonara, ci sono diverse versioni. Io continuo a sostenere il fatto che sia figlia di una joint venture tra la pasta condita col formaggio, diciamo, e le uova, tipica del centro Italia, e il bacon arrivato dai soldati nel dopoguerra, che un giorno finisce casualmente dentro questa pasta, dando vita a una leggenda. Infatti le prime apparizioni della carbonara si hanno nel dopoguerra, ma la prima ricetta scritta di una carbonara sapete dove si trova, ragazzi? In Italia? Bensì in una guida locale di Chicago, Illinois, I'm an American from Chicago. redatta da Patricia Bronte, che parla di questa famosa, stupenda, meravigliosa carbonara del ristorante Armando's. Ovviamente di proprietà di italiani, una carbonara fatta con pasta fresca all'uovo, eccetera, eccetera, quindi già una versione diversa da quella che tutti conosciamo oggi, della quale un po' troppe persone si portano portavoci. Negli anni successivi la carbonara poi vive una sorta di evoluzione e pensate parte da una ricetta che vede l'utilizzo di aglio e gruviera, per poi arrivare negli anni a trasformarsi aggiungendo o togliendo alcuni ingredienti e appunto, come abbiamo detto, negli anni 80, a cavallo tra gli anni 80 e 90, fa la sua apparizione nella ricetta di Gualtiero Marchesi la panna, ma non solo, perché c'è un altro ingrediente che mi è molto caro, che vede la sua apparizione nella ricetta di uno degli chef più importanti della storia della cucina italiana, il burro! Quindi oggi sono qui per fare cosa? Per portare la ricetta di Gualtiero Marchesi di carbonara con burro e panna. Sì, la panna! Ricetta molto semplice, in realtà, perché vede 20 grammi di burro, noi abbiamo abbondato perché ne stiamo facendo un po' più delle dosi indicate sul ricettario dello chef. 80 grammi di guanciale, noi usiamo 3 uova, appunto circa 450 grammi di spaghetti freschi in questo caso, e del pecorino. Ah sì, scusate, stavo dimenticando una cosa. La panna da cucina. Amore di papà. Cosa dobbiamo fare? In una padella buttiamo il nostro burro. Triplo capiato stomp devastante. Voilà, in questo modo. Abbiamo già messo a bollire dell'abbondante acqua salata dove faremo poi saltare la nostra pasta, quindi ora attendiamo solo che vada a bollore. Nel frattempo prendiamo ora il nostro guanciale che abbiamo tagliato a pezzi generosamente abbondanti, oserei dire, e lo tuffiamo a dorare nel nostro burro. Voilà! Questa ricetta naturalmente è figlia dei suoi tempi, ragazzi, perché anni 80-90 sapete benissimo, burro e panna, che sono due elementi che si ritrovano tantissimo nella cucina francese, hanno un po' invaso anche la nostra cucina italiana. Infatti i mitici piatti comunque anni 80-90 sono tutti caratterizzati panna, burro, eccetera eccetera, e anche la carbonara non l'ha scampata. Mentre il nostro guanciale soffrigge, si fa una bella sauna nel burro, noi cosa facciamo? In un recipiente mettiamo i tuorli. Qui già eravamo giunti all'elaborazione della ricetta che prevede solo l'utilizzo dei tuorli. Nel corso degli anni poi ovviamente la ricetta è andata ancora modificandosi, solo a partire dai primi anni 2000 diciamo che è arrivata la ricetta che conosciamo oggi, quindi il guanciale, il pecorino, l'uovo e basta. Ma è una ricetta relativamente giovane, anzi possiamo dire che la carbonara è una non ricetta e come tante cose ha vissuto un'evoluzione nel tempo, ma oggi noi assaggeremo la versione di Gualtiero Marchesi direttamente dal 1989 dal suo ricettario. Aggiungiamo quindi una buona dose pecorino romano e una pepata e andiamo a mischiare, a creare la nostra cremettina. Dovremmo cercare di fare una crema abbastanza densa perché poi la nostra panna arriverà a dare la sua dose di cremosità.
A questo punto rovesciamo la panna nella nostra crema. Così. Mi sento come Morgan Freeman in Le ali della libertà, è presente? Fuori dalle mura che ci circondano e ci chiudono, ci opprimono, facciamo quello che vogliamo. Una sensazione bellissima. Oh, ma che bello. Mischiamo la nostra panna con la nostra crema, con l'uovo e il pecorino. Ragazzi, vi presento il vostro incubo peggiore. Meraviglioso! La nostra crema è fatta, il nostro guanciale sta finendo di dorarsi e la nostra acqua bolle, per cui possiamo bellamente gettarla a cuocere. Io uso degli spaghetti freschi, ci vorranno 3-4 minuti. Il nostro guanciale l'abbiamo spento perché è diventato burrosamente crispy. Quando dico crispy dico diamo un bello assaggio. Vabbè, ciao. Anche la nostra pasta è pronta, quindi la spegniamo e la tiriamo su così direttamente dalla pentola in padella. Ora, a padella spenta, cosa facciamo? Mischiamo prima gli spaghetti con il nostro fondo di burro e grasso di guanciale, in questo modo. Mamma mia che roba goduriosa infinitamente. Lo facciamo anche saltare un attimo in questo modo. Dopodiché è giunto il momento di fare la magia, ovvero abbiamo versato la nostra crema con la panna e andiamo a mischiare il nostro bello spaghetto così. Se vedete che è troppo asciutto potete aggiungere un po' di acqua di cottura, in questo caso mi sembra veramente ottimo. Condiamo un po' così. Cremosità direi che ne abbiamo e andiamo a mischiare finché è ben amalgamata, mi sembra che ci siamo. Dai l'impiattamento! Facciamo una dose congrua al nostro appetito, if you know what I mean. Concludiamo con pepatina extra, guancialetto croccante che mi ero tenuto da parte e un'ultima, voilà, pecorinata. Andiamo fuori per l'assaggio, assaggio con panna. Siamo all'assaggio ragazzi, baciati dal sole con un'aria freschissima. Andiamo ad assaggiare questa carbonara appunto con panna. Il gusto mi ricorda subito quando ero piccolo, perché mia mamma era una super fan dei ricettari e sono sicuro che avesse questo ricettario perché il sapore della carbonara che mi ricordo da bambino è esattamente questo, con la panna ragazzi, con quel senso di burro, di panna, di... Capisco la caccia alle streghe, il fatto che la ricetta si sia evoluta, si sia modificata, ma effettivamente a volte siamo troppo dei bacchettoni rompipalle. Cioè questa è una pasta buonissima, non va rinnegata ragazzi, anzi andrebbe assaggiata, confrontata. Sì, magari a uno piace più la versione senza panna, eccetera, eccetera, uno non può mangiare la panna e cose così. Ma dire che questa pasta fa schifo è un'assoluta eresia. Anche perché ha una cremosità del tutto diversa dalla carbonara senza panna, la ricetta, insomma, che va tanto di moda adesso. Per cui, secondo me, merita di essere provata ed assaggiata. Ragazzi miei, io direi che per oggi è tutto. Abbiamo riscoperto questa ricetta italiana di carbonara. Replicatela a casa, taggatemi su Instagram nelle vostre foto mentre provate a rifarla e noi ci vediamo al prossimo video con panna o senza. Boh, non lo so.